Il pancreas, spesso sottovalutato, gioca un ruolo cruciale nel nostro corpo, producendo ormoni vitali come l'insulina e il glucagone per regolare i livelli di zucchero nel sangue. Inoltre, secerne enzimi essenziali che facilitano il processo di digestione. In questo video esploreremo gli alimenti che possono avere un impatto negativo sul pancreas e che potresti consumare quotidianamente. È importante capire quali sono questi alimenti per prevenire eventuali problemi pancreatici. Prima di tutto, è fondamentale notare che il sovrappeso e il grasso viscerale in eccesso rappresentano un rischio significativo per il pancreas. L'accumulo di grasso intorno all'organo può comprometterne la funzionalità nel lungo termine. Pronti per esaminare alcuni degli alimenti da evitare o ridurre? 1. I fritti. I cibi fritti rappresentano un primo esempio di alimenti da evitare per la salute del pancreas. La frittura implica l'immersione del cibo in olio bollente, e questo processo può trasformare anche alimenti inizialmente salutari in opzioni dannose. Durante la frittura, il cibo assorbe una quantità significativa di grassi, contribuendo così all'incremento del contenuto lipidico complessivo. In particolare, le verdure, che sono di per sé una scelta salutare, possono diventare meno benefiche quando fritte. Il processo di frittura può compromettere la struttura delle verdure, riducendo la loro quantità di fibre e aumentando il contenuto calorico a causa dell'assorbimento di grassi. Inoltre, molti cibi fritti sono spesso impanati o rivestiti con pastella, che aggiungono ulteriori carboidrati raffinati. Questo può portare a un aumento dei livelli di zuccheri nel corpo, contribuendo a picchi glicemici indesiderati. L'eccesso di grassi e zuccheri raffinati nella dieta è collegato al sovrappeso e all'accumulo di grasso viscerale, che, come abbiamo menzionato, può avere un impatto negativo sul pancreas nel lungo termine. Pertanto, limitare il consumo di cibi fritti è una strategia importante per preservare la salute pancreatica e mantenere una dieta equilibrata. 2. Farine raffinate. Comunemente trovate in alimenti come pane bianco, crackers, pizze e altri derivati, possono avere effetti negativi sull'organismo e contribuire all'accumulo di grasso viscerale. Questo tipo di farina è sottoposto a un processo di raffinazione che rimuove la parte esterna del chicco, eliminando così fibre, minerali e vitamine. La mancanza di fibre nelle farine raffinate può causare un rapido aumento dei livelli di zuccheri nel sangue dopo il consumo, portando a picchi glicemici. Questi picchi possono attivare il rilascio di insulina, l'ormone responsabile della gestione del glucosio nel corpo. Un'elevata frequenza di picchi glicemici è associata all'accumulo di grasso, specialmente nella zona viscerale. L'accumulo di grasso viscerale è particolarmente dannoso, poiché può circondare organi cruciali, incluso il pancreas, compromettendo la sua funzionalità. Inoltre, il grasso viscerale è associato a un aumento del rischio di malattie metaboliche, come il diabete di tipo 2 e le malattie cardiache. Una strategia per migliorare la dieta è passare gradualmente a prodotti integrali o alternative ai cereali raffinati. I cereali integrali contengono la parte esterna del chicco, che è ricca di fibre, minerali e vitamine. Questi nutrienti non solo contribuiscono a una migliore gestione dei livelli di zucchero nel sangue, ma forniscono anche una sensazione di sazietà più duratura, riducendo la probabilità di eccessi alimentari. 3. Cioccolatini. I cioccolatini, soprattutto quelli che sono ricchi di zucchero e grassi saturi, possono rappresentare una minaccia per la salute, in particolare per il pancreas. Questi cioccolatini spesso contengono elevate quantità di zuccheri aggiunti, che contribuiscono non solo all'apporto calorico, ma anche a picchi glicemici nel sangue dopo il consumo. Gli zuccheri raffinati possono portare a un aumento dell'infiammazione e, nel lungo termine, sono associati a problemi metabolici e di salute. Inoltre,
I grassi saturi presenti in alcuni cioccolatini possono contribuire all'aumento del colesterolo cattivo nel sangue, con conseguenze negative sulla salute cardiovascolare. Un'alternativa consigliata è optare per il cioccolato fondente con percentuali più elevate di cacao. Il cioccolato fondente contiene meno zucchero rispetto ai cioccolatini tradizionali e può offrire benefici per la salute grazie agli antiossidanti presenti nel cacao. Inoltre, il cioccolato fondente ha dimostrato di avere effetti positivi sul sistema cardiovascolare e può aiutare a migliorare la sensibilità insulinica. Scegliendo cioccolato fondente con una percentuale di cacao più elevata, si può godere del sapore del cioccolato in modo più salutare. Tuttavia, è importante consumarlo con moderazione, poiché anche il cioccolato fondente ha un contenuto calorico significativo. Bilanciare l'apporto calorico complessivo e fare scelte consapevoli può contribuire a mantenere un pancreas sano e a promuovere la salute generale. 4. Latte e latticini. Il latte e i latticini, essendo ricchi di grassi e lattosio, possono costituire una sfida per la salute del pancreas. In primo luogo, il latte contiene grassi, tra cui il grasso saturato, che, se consumato in eccesso, può contribuire al sovrappeso e all'accumulo di grasso viscerale. Questo, a sua volta, può mettere sotto stress il pancreas, influenzando la sua capacità di funzionare in modo ottimale nel lungo termine. Il lattosio, lo zucchero naturale presente nel latte, richiede l'azione di un enzima chiamato lattasi per essere completamente digerito. Alcune persone possono diventare intolleranti al lattosio nel corso del tempo, il che significa che il loro corpo produce meno lattasi, rendendo difficile la completa digestione del lattosio. Questo può portare a sintomi come gonfiore, crampi e disturbi gastrointestinali. Ridurre o eliminare il consumo di latte potrebbe essere benefico per la tua salute pancreatica. Ci sono alternative al latte tradizionale, come il latte senza lattosio, il latte di mandorle, il latte di soia o il latte di cocco, che possono essere opzioni più leggere e facilmente digeribili per molte persone. È importante notare che la risposta individuale al latte può variare, e alcune persone possono tollerarlo senza problemi. Tuttavia, se si sospetta che il latte stia contribuendo a sintomi digestivi o se si desidera migliorare la salute generale del pancreas, consultare un professionista della salute o un nutrizionista può essere utile per personalizzare la dieta in base alle esigenze specifiche. 5. Le carni processate. Le carni processate, tra cui salsicce e salami industriali, dovrebbero essere limitate nella dieta a causa dei loro elevati contenuti di grassi saturi e sale, che possono avere effetti negativi sulla salute, in particolare sul pancreas. Innanzitutto, le carni processate spesso contengono quantità significative di grassi saturi. I grassi saturi, quando consumati in eccesso, sono associati a un aumento del colesterolo cattivo LDL nel sangue, il che può contribuire allo sviluppo di malattie cardiovascolari. Un'elevata assunzione di grassi saturi può anche essere collegata all'infiammazione, che è un fattore di rischio per la salute pancreatica. Inoltre, le carni processate sono spesso ricche di sale, utilizzato come conservante. Un'elevata assunzione di sale può contribuire all'aumento della pressione sanguigna, aumentando il rischio di malattie cardiache. Questo aumento della pressione sanguigna può anche influenzare negativamente la salute dei vasi sanguigni che alimentano il pancreas, compromettendone la funzione nel tempo. Limitare il consumo di carni processate e optare per fonti proteiche più magre e meno lavorate può essere una scelta più salutare. Carne magra, pollame, pesce, legumi e alternative vegetali alle carni possono fornire proteine senza l'eccesso di grassi saturi e sale. 6. Bevande gassate zuccherate. Le bevande gassate zuccherate, i succhi di frutta con aggiunta di zucchero e i cereali raffinati sono alimenti che dovrebbero essere attentamente monitorati nella dieta, specialmente nei bambini,
poiché possono contribuire in modo significativo all'obesità e ai problemi di salute correlati. Le bevande gassate zuccherate, ad esempio, sono spesso cariche di zuccheri aggiunti, il che aumenta drasticamente l'apporto calorico senza apportare alcun beneficio nutrizionale. L'alto contenuto di zuccheri può portare a picchi glicemici, innescando un aumento dell'insulina e favorendo l'accumulo di grasso corporeo, incluso il grasso viscerale, che è particolarmente dannoso per la salute del pancreas. I succhi di frutta con aggiunta di zucchero possono essere altrettanto problematici. Nonostante la percezione di salute associata alla frutta, i succhi con aggiunta di zucchero possono contenere quantità significative di calorie vuote e zuccheri raffinati. La mancanza di fibre, presente nella frutta intera, può aumentare il rischio di aumento di peso e contribuire all'obesità, specialmente se consumati in modo eccessivo. 7. Cereali raffinati. I cereali raffinati, come quelli presenti in molte colazioni commerciali, possono anch'essi avere effetti negativi sulla salute, contribuendo all'obesità, soprattutto nei bambini. Questi cereali spesso contengono zuccheri aggiunti e bassi livelli di fibre, il che può portare a una rapida digestione, picchi glicemici e fame precoce, contribuendo a uno stile di vita alimentare meno sano. Limitare il consumo di queste bevande zuccherate e cibi raffinati può essere fondamentale per mantenere un peso corporeo sano e prevenire l'obesità, che è un fattore di rischio per molte condizioni di salute, tra cui disturbi pancreatici. Promuovere una dieta equilibrata, ricca di frutta, verdura, cereali integrali e fonti proteiche magre è essenziale per sostenere la salute generale e mantenere un peso corporeo appropriato, specialmente nei bambini in fase di sviluppo. Consultare un professionista della salute o un nutrizionista può essere utile per sviluppare abitudini alimentari sane su misura per le esigenze specifiche di ogni individuo. 8. L'alcol. L'alcol, anche se consumato moderatamente, può avere effetti negativi sul pancreas e pertanto dovrebbe essere gestito con attenzione per preservare la salute di questo organo importante. Innanzitutto, l'alcol è metabolizzato nel fegato, dove viene trasformato in acetaldeide, una sostanza chimica dannosa. Questa acetaldeide può causare danni ai tessuti e innescare una risposta infiammatoria. L'infiammazione cronica può portare a condizioni come la pancreatite, che è un'infiammazione del pancreas. La pancreatite può influire negativamente sulla funzione pancreatica, compromettendo la produzione di enzimi digestivi e insulina. Inoltre, l'alcol può influenzare l'equilibrio glicemico. Consumare alcol può portare a picchi glicemici e aumentare la resistenza insulinica, che è collegata allo sviluppo del diabete di tipo 2. La regolare esposizione alcolica può quindi aumentare il rischio di disturbi metabolici e diabete, entrambi con impatti significativi sulla salute del pancreas. Anche se alcuni studi hanno suggerito che piccole quantità di alcol possono avere benefici cardiovascolari, è importante sottolineare che l'effetto positivo potrebbe essere bilanciato dai potenziali danni al pancreas e ad altri organi. Inoltre, il concetto di consumo moderato varia tra le persone e può essere influenzato da fattori come il peso corporeo, il sesso e la salute generale. 9. I grassi. I grassi da cucina, come burro, margarina e maionese, sono spesso ricchi di grassi saturi che possono avere impatti negativi sulla salute, in particolare sul pancreas. Sostituire queste opzioni con alternative più salutari, come l'olio d'oliva, può portare a benefici significativi. I grassi saturi presenti nel burro, nella margarina e nella maionese sono associati a un aumento del colesterolo cattivo LDL nel sangue, che è un fattore di rischio per malattie cardiache. Inoltre, alcuni processi industriali possono aggiungere grassi trans, ulteriormente dannosi per la salute cardiovascolare. Questi grassi possono contribuire all'accumulo di placche nelle arterie, compromettendo la circolazione sanguigna,
inclusa quella verso il pancreas. La sostituzione di questi grassi saturi con l'olio d'oliva, ricco di grassi monoinsaturi e polinsaturi, può portare a una scelta più salutare. L'olio d'oliva è noto per i suoi benefici per la salute cardiaca, in quanto può contribuire a ridurre il colesterolo LDL e aumentare il colesterolo buono HDL. Inoltre, contiene antiossidanti che possono avere effetti protettivi sul pancreas e altri organi. È importante notare che, anche se l'olio d'oliva è una scelta più salutare, è essenziale utilizzarlo con moderazione, poiché è comunque ricco di calorie. Integrare l'olio d'oliva nelle preparazioni culinarie in modo consapevole può contribuire a migliorare la qualità complessiva della dieta e promuovere la salute pancreatico-cardiovascolare. 10. I formaggi. Nonostante il loro desiderio diffuso, il consumo di formaggi dovrebbe essere gestito con moderazione a causa dei loro contenuti di sale, grassi saturi e zuccheri, poiché un'elevata assunzione può avere effetti negativi sulla salute, compresa quella del pancreas. Innanzitutto, i formaggi sono spesso ricchi di grassi saturi. L'elevato consumo di grassi saturi è associato a un aumento del colesterolo LDL, noto come colesterolo cattivo, che può contribuire allo sviluppo di malattie cardiovascolari. Questi grassi saturi possono anche avere un impatto negativo sulla salute pancreatica, aumentando il rischio di infiammazioni e disturbi legati alla funzione pancreatica. Il contenuto di sale nei formaggi è un'altra preoccupazione. Un'elevata assunzione di sale può contribuire all'aumento della pressione sanguigna, con conseguenze negative sulla salute cardiovascolare e, indirettamente, sulla salute del pancreas, dato che il sistema circolatorio è collegato a vari organi, compreso il pancreas. Alcuni formaggi possono anche contenere zuccheri, sebbene in quantità minori rispetto ad altri alimenti. La presenza di zuccheri nei formaggi può influire sui livelli glicemici e contribuire all'accumulo di grasso corporeo, specialmente se consumati in eccesso. Consumare i formaggi con moderazione può essere una scelta saggia per ridurre l'apporto di grassi saturi, sale e zuccheri. Optare per formaggi più magri o alternativamente scegliere porzioni più piccole può aiutare a bilanciare il consumo. In conclusione, è fondamentale sottolineare che la chiave per mantenere una dieta equilibrata è la moderazione. Non è necessario eliminare completamente determinati alimenti, ma piuttosto gestirli con attenzione e consapevolezza nella tua dieta quotidiana. L'approccio alla moderazione implica una consapevolezza della quantità e della frequenza con cui si consumano determinati alimenti, specialmente quelli che potrebbero avere effetti negativi sulla salute, come quelli menzionati in precedenza. Questo concetto è particolarmente importante perché può consentire alle persone di godere occasionalmente di cibi che amano, mantenendo comunque uno stile di vita alimentare sano. Infine è importante sottolineare che le informazioni fornite in questo video sono di natura generale e non possono mai sostituire il consiglio di un professionista, come un nutrizionista o un medico. Questi esperti sono in grado di adattare le raccomandazioni alle tue esigenze specifiche. Spero che queste informazioni vi siano utili per fare scelte più consapevoli. Prima di concludere, vi ricordiamo di lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto e di iscrivervi al nostro canale per non perdere i nostri prossimi contenuti. E non dimenticate di attivare la campanella per ricevere notifiche sui nostri prossimi video.